Ciao a tutti! Benvenuti su Segreti Turchi. Tutti i dettagli sono nel mio video, e se vi piace questo tipo di contenuto, iscrivetevi e sostenete il canale, il vostro supporto è la nostra forza. Ora, accomodatevi, quella che state per ascoltare è una storia che ha acceso in poche ore un passaparola frenetico, una miccia nata da un'interpretazione astrologica che ha trasformato un sussurro in discussione nazionale. Non parliamo di foto rubate o indiscrezioni di corridoio. Al centro di tutto c'è stata la lettura accurata di due temi natali, quelli di Cenk Torun e Mahsine Merabet, decifrati da un astrologo rispettatissimo nel settore. Secondo la sua voce misurata, potente e intrisa di simboli, il 2026 non sarebbe un semplice numero sul calendario, ma la tappa di un cammino capace di cambiare ogni cosa. Dalla prima volta in cui si sono incrociati sotto i riflettori fino alle pause che la vita inevitabilmente impone, il legame tra Cenk e Mahsine si è sempre prestato a letture appassionate. Gli ammiratori hanno costruito narrazioni, protetto una trama sentimentale che sembrava riemergere ogni volta in forma diversa, come se il tempo amasse rimescolare le carte. La nuova analisi che circola con insistenza propone un cambio di prospettiva, non solo slanci emotivi, ma un consolidamento maturo, sostenuto da transiti planetari che, nella tradizione predittiva, annunciano svolte di livello superiore. La promessa non sta nel clamore, ma nella costanza, nella capacità di trasformare il chiacchiericcio in progetto. L'esperto, abituato a pesare le parole, non ha pronunciato sentenze banali. Scrutando l'influsso di Venere sul tema di Mahsine Merabet, ha parlato di un ciclo che giunge al termine proprio nel 2026 e che, per sua natura, spalanca le porte a rinnovamenti profondi nel campo degli affetti. In parallelo, l'analisi del grafico di Jane Torren ha individuato Saturno come asse dominante. Una presenza che chiede di fermarsi, riflettere, prendere decisioni grandi, e scegliere l'impegno duraturo al posto dell'impulso momentaneo. Non un semplice si vedrà, ma un costruiamo, con la pazienza di chi conosce il prezzo della stabilità. La possibilità evocata è chiara, due movimenti diversi, eppure compatibili, potrebbero sincronizzarsi e cambiare l'inerzia. Ai social sono esplosi in poche ore. Catene di messaggi, commenti entusiasti, scettici ironici e cuori in sospeso. C'è chi ha invocato le stelle come arbitri inevitabili e chi ha ricordato che l'astrologia è un linguaggio simbolico, potente proprio perché ci offre storie in cui credere. Tra una replica e l'altra, fra chi citava con precisione i transiti e chi si limitava a desiderare un lieto fine, si è condensato un sentimento collettivo, l'idea concreta che due traiettorie pubbliche, tanto osservate e discusse, potessero tornare a convergere in modo significativo. Non per un fuoco d'artificio, ma per un ritorno lento, ragionato, voluto. Per capire fino in fondo l'aspettativa che si è creata, bisogna rivedere le tappe che hanno reso Cenk Torun e Mahsine Merabet un'ossessione per il pubblico. La loro intesa sullo schermo è stata il primo seme, risate condivise, sguardi che sembravano uscire dal copione e farsi verità, quella naturalezza che i fan leggono come segnale di un legame che esiste anche quando le telecamere si spengono. La separazione annunciata nel 2022 ha lasciato domande sospese e ha dato la sensazione di un capitolo chiuso a metà, come un romanzo interrotto alla penultima pagina. Eppure, la vita, si sa, ama scrivere in bozza. Nel 2024 sono riaffiorati segnali di riavvicinamento, apparizioni incrociate in contesti inattesi, gesti discreti agli eventi, e soprattutto un'atmosfera di confidenza che chi osserva con attenzione ha colto senza esitazioni. L'astrologo ha sottolineato un ulteriore dettaglio che ha fatto vibrare l'attesa. Il transito di Giove su punti sensibili del tema di Mahsine, foriero di espansione non solo professionale, con progetti internazionali e campagne che hanno amplificato la sua immagine, ma anche affettiva. Per Cenk, ha citato una congiunzione Sole-Marte capace di alimentare una forza protettiva, determinata, quella capacità di esserci nei momenti che contano, di sostenere senza invadere. Il quadro, messo insieme, suona come complementarità pura, energia che spinge in avanti e volontà che custodisce ciò che vale. È la grammatica delle coppie che non cercano l'effetto sorpresa, ma l'equilibrio, persino quando l'attenzione pubblica domanda scintille. Gli echi di questa interpretazione hanno raggiunto cerchie molto vicine alla coppia.
Non si parla di dichiarazioni ufficiali, ma di confidenze filtrate. Voci su un affetto che in Massine sarebbe tornato ad affiorare nei gesti di tutti i giorni, sui messaggi tra un set e l'altro, su spostamenti frequenti, specialmente all'estero, dove il silenzio aiuta a respirare. Dal lato di Cenk, nessuna parola pubblica, ma descrizioni di attenzioni delicate, di premure che non hanno bisogno di essere esibite per esistere. Non sono prove, certo, ma diventano indizi quando la trama già profuma di ritorno. Se le stelle stanno predisponendo il terreno, il cuore umano, a quanto pare, non è rimasto fermo. La stampa, fedele al proprio ruolo, ha rispolverato ogni foto, ogni incrocio di percorsi, ogni fotogramma condiviso, trasformandoli in tasselli da riassemblare con lente di ingrandimento. C'è chi ha definito questa possibile coincidenza una sincronicità temporale da romanzo, e chi si è lanciato in paragoni mitologici, parlando di fili che si ritrovano dopo aver attraversato labirinti diversi. In mezzo a questo banchetto narrativo, le parole dell'astrologo hanno assunto un'aura quasi profetica. Stanno vivendo una versione moderna di un legame che arriva da lontano, ha detto, regalando una cornice in cui i più romantici si sono tuffati senza esitazioni. La suggestione, in fondo, non è una debolezza, è una calamita per le storie che ci somigliano. In tutto questo, non va dimenticato l'aspetto professionale. Massine Merabet, ormai proiettata su scenari globali grazie a collaborazioni e progetti che hanno oltrepassato i confini, sembra pronta a consolidare risultati e ad aprire nuove porte. Cenk Torun, con scelte ponderate, scommette su ruoli e produzioni che gli permettano di varcare nuove soglie, di trasformare l'esperienza in rinnovamento. L'astrologo ha suggerito che, quando due carriere si allineano, la somma non è mai aritmetica ma moltiplicativa. Il privato si nutre del successo e il successo, a sua volta, riceve forza da un privato stabile. È un cerchio virtuoso che il pubblico riconosce distinto, intuendo che dietro ogni sguardo c'è una strategia, ma anche una verità. Su Segreti Turchi storie così hanno un fascino speciale. Non solo per l'idea di una riconciliazione, ma perché mettono sul tavolo una domanda che riguarda tutti. Che cosa succede quando la chimica evidente incontra il tempo e la maturità? Ci si affida al disegno delle stelle oppure si costruisce con pazienza, con patti chiari e confini rispettati? La risposta, forse, vive nell'incontro tra le due strade, un simbolo che indica la direzione e due persone che scelgono se seguirla. In un ambiente dove ogni gesto fa rumore, la vera audacia potrebbe essere la quiete di una decisione condivisa. Eppure, al di là delle teorie, restano le scene di questi ultimi mesi. Le presenze mai del tutto casuali agli stessi eventi, gli sguardi che sembrano riconoscersi ancora, quella distanza apparente che, a un occhio attento, assomiglia più a una protezione che a un addio. Chi li conosce racconta di telefonate oltre confine, di weekend sottratti ai rumor, di conversazioni che hanno il tono delle cose importanti, il passato sul tavolo, il presente in ascolto, il futuro come territorio da percorrere senza fretta. Non c'è niente di spettacolare in questo, ed è proprio per questo che colpisce. La normalità, quando appartiene a due volti così noti, diventa rarità. Molti hanno chiesto se il 2026 porterà un annuncio, una decisione che chiuda il cerchio. L'astrologo, prudente, ha parlato di possibilità più che di garanzia, di finestre che si aprono e vanno attraversate con consapevolezza. Ha spiegato che Venere, per Massine, invita a dare un nome nuovo a emozioni antiche, mentre Saturno, per Cenk, chiede di firmare con la propria presenza le pagine che contano. Niente oracoli, quindi, solo una mappa, e la scelta di seguirla. È il tipo di racconto che il pubblico ama, perché lascia spazio all'immaginazione senza correre via dalla realtà. Ora tocca a voi, comunità di segreti turchi. Credete che le stelle possano davvero orientare i destini sentimentali? O pensate che una storia si regga solo su volontà, dialogo e tempo? Che cosa vi convincerebbe? Un gesto pubblico, una comparsa insieme studiata, o un silenzio condiviso che parli più di 1000 dichiarazioni? Ditecelo nei commenti e apriamo il dibattito, perché la curiosità è la linfa delle storie che contano. E se questo racconto vi ha appassionato, sostenete il nostro lavoro, iscrivetevi a Segreti Turchi,
Attivate la campanella per non perdere gli aggiornamenti, lasciate un like, e se volete fare ancora di più, cliccate su Unisciti per accedere a contenuti esclusivi e aiutarci a portarvi approfondimenti curati e pieni di dettagli. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Ci ritroviamo presto con nuove indagini, nuovi indizi e quelle sfumature che spesso sfuggono a uno sguardo frettoloso. Perché, in fondo, le stelle non cancellano la complessità del cuore umano, ma possono offrirci una bussola simbolica che, insieme alla volontà, forse, solo forse, saprà guidare un ritorno che il pubblico desidera come un evento condiviso. Restate con noi su Segreti Turchi, il meglio, a quanto pare, sta per arrivare.